Nella live. Terrò questa live come video, quindi per chi vuole guardarsi il video, per chi lo sta guardando dopo, parleremo probabilmente di qualsiasi genere di argomento, quindi risponderò alle vostre domande, vi farò un po' di aggiornamenti, vi dirò un po' di aggiornamenti su come sta andando la vita, su come stanno andando i vari progetti, su cosa succederà a breve, perché inizierò un paio di avventure. Perdonatemi i capelli, ma sono ancora leggermente bagnati, ho finito la doccia e di solito il martedì cosa faccio? Il lunedì, questa è un po' la mia routine di come creo i video. Il lunedì preparo le idee per i video, ho un sacco di robe da fare, ma tendenzialmente preparo le idee per i video, scrivo una scaletta e basta. Il martedì mi faccio la doccia e poi alla sera, quando ho i capelli asciutti, faccio i video per tutte le piattaforme, per quella settimana lì. Il mercoledì li edito e il giovedì metto le thumbnail, il venerdì li carico. Per quello stesso weekend e per il martedì, per il mercoledì dopo o giovedì dopo, insomma, quindi faccio 2 video per il canale e poi ho i video anche per gli altri 3 canali, Reaction, Inner Journey e Self Care. Quindi questa è un po' la mia routine. Ciao Mirko, primo, ciao Marco, ciao Mirko, come stai? Tutto a posto? E siccome ultimamente ho iniziato a inserire da un paio di settimane le live il martedì sera, diciamo che ne approfitto per fare, mentre si asciugano i capelli, faccio la live, così nel frattempo recupero un po' di tempo. Non è troppo tardi per voi, non è troppo tardi per me. E basta. E diciamo che questa è un po' la situazione. Poi tendenzialmente adesso, se la live è già un buon contenuto, quindi vedo che ci sono domande interessanti, eccetera, allora può essere che vada a sostituire il secondo contenuto della settimana, quindi invece di fare 2 contenuti e la live, il martedì, giovedì e sabato, faccio il martedì e il sabato, martedì e venerdì. Quindi la live come un contenuto e l'altro contenuto per il giovedì o venerdì. Ecco qua ragazzi, come state voi? Tutto a posto? Come prosegue? Io sono pienissimo in sto periodo, ragazzi, pienissimo. Sono proprio stanco. Ciao Carlo. Sono proprio... A parte il rinnovo del passaporto che mi sta prendendo tanti pensieri, perché ho paura che non si riesca a rinnovare in tempo per i viaggi che devo fare e ho già prenotato i 2 viaggi, uno per l'India e uno per il Giappone. Quindi ho un po' quest'ansia, ma in teoria spero che alla fine si riesca a risolvere con dell'urgenza. Alla fine, quello che vado a fare molto probabilmente è marzo, da inizio marzo verso fine marzo, da inizio a fine marzo, India. Quindi andrò nell'ashram di Sadhguru, di Isha Foundation, a fare 2 corsi avanzati di yoga, di meditazione, Bhavaspandana e Shunya. Ne ho approfittato perché i corsi sono sempre, sempre pieni e fatalità il ragazzo che lui gestisce il team europeo di content creator, influencer, quello che mi aveva invitato ad andare all'UNESCO tempo fa, tramite loro sempre per Sadhguru, alla fine è riuscito a trovarmi uno spazio per i 2 corsi avanzati. Praticamente in questa fondazione, in questo yoga che sto facendo, aspetta, come procede l'organizzazione del viaggio in Giappone? Adesso racconto tutto. E praticamente c'è il corso base, che è quello che ho fatto io anni fa, l'ho fatto 2 o 3 volte e faccio tutti i giorni quella meditazione lì, ma poi ci sono corsi avanzati, tendenzialmente sono 3, più corsi di hatha yoga e esercizi fisici. Quelli degli esercizi fisici ne ho fatti un paio e li faccio tutti i giorni, ma a livello di meditazione, di esperienza interiore, ce ne sono 3 e diciamo che di avanzati. Vado a farne 2. Ho praticamente lui mi ha detto: "Guarda, se vuoi vieni, facciamo uno e poi ti unisci agli altri che vado là con altri content creator, altri influencer e facciamo delle attività". Solo che loro vanno a fare inner engineering, ingegneria interiore, cosa che ho già fatto. Allora io vado un po' prima, faccio il mio corso avanzato, Bava Spandana, sto un po' con loro e poi finisco con mi ha trovato uno spazio anche nel nuovo corso avanzato che è Shunya, cioè nell'altro corso avanzato, così poi in futuro da poter fare il terzo corso avanzato che serve avere tutti quelli precedenti prima di farlo, che è Samyama ed è molto complesso.
Questa è la situazione dell'India, quindi starò lì 2 settimane e mezzo, 3. Appena torno, poi l'8 di aprile parto per il Giappone. Adesso vi racconto il Giappone. Ciao Marco, tutto a posto? Un consiglio, tu che sei già stato in Giappone, andare a vivere là, tu che ne pensi? Si trova lavoro e vivere in serenità? Grazie alle risposte. Ciao Matteo, io adesso me ne vado, come dicevo, l'8 aprile, là per 3 mesi e quindi ti dirò com'è. In realtà vado per 81 giorni perché il visto, io sto provando a fare il visto lavorativo per fare anche qualche esperienza là con un mio amico che lavora in un'agenzia e quindi riesco magari a farmi fare un visto lavorativo un po' per studiare meglio la lingua, un po' per uscire di casa, anche perché là la figura del modello è un po' più una comparsa, fa un po' di tutto come avevo già spiegato, oltre al lavoro online che faccio sempre. Ma tendenzialmente a me il Giappone è piaciuto tantissimo e piuttosto di dire vado a spendere tot euro per andarmene a Milano che non mi piace, me ne vado in una città che mi è piaciuta tanto e quindi alla fine abbiamo optato per, io e Claudia, per andare a Tokyo. Quindi proviamo ad andare lì e vediamo come va. Abbiamo prenotato 8 aprile, secondo me è vivibilissimo, ma te lo dirò quando sono là. I prezzi sono abbastanza cari per gli appartamenti, almeno quelli che ho visto io, perché comunque se fai brevi periodi come 2 o 3 mesi, come li faccio io, sono un po' cari, però non penso che Milano sia tanto più cara. In più lo yen adesso è basso e il periodo in cui vado da aprile a giugno, da aprile a fine giugno, non è malissimo, non è alta stagione, quindi ci sta. E vedo anche un periodo diverso dal resto, da quello che ho visto l'anno scorso, quindi un po' più estivo. A giugno è stagione delle piogge, sì, ma starò 2 mesi e qualcosa a Tokyo e poi le ultime 2 settimane, siccome la stagione delle piogge va verso l'alto, verso il nord, noi andremo verso il sud le ultime 2 settimane per farci una vacanza, magari Okinawa o qualche altro posto simile. Quindi ti dirò com'è, ma secondo me è vero, non esiste un paese perfetto, ma è quello più civile, più perfetto che ho mai visto a livello di paese. Il Giappone a me è piaciuto tantissimo. Tokyo soprattutto, a parte vabbè, tutta la parte storica in giro per il Giappone, ma Tokyo a me è piaciuto veramente, veramente tanto. E quindi andrò lì, proverò a vedere com'è, a lavoricchiare, ma starò proprio lì per fare esperienze, per cambiare anche aria. Sarà una bella botta di comfort zone, cioè di uscita dalla comfort zone tra l'India e il Giappone, che c'è una settimana tra una e l'altra, ma alla fine è quello che un po' cercavo, quindi vediamo come va. E ovviamente nessun paese è perfetto, anche lì hanno dei problemi, però per me, che valuto molto lo star bene, la sicurezza, il fatto che tutto funzioni bene, il vivere in una città ipermoderna dove tutto accade, quello a me piace tantissimo e quindi Tokyo vale, cioè secondo me per chi cerca quello è giusto. E quindi sì, io lo consiglio, ma devo ancora dare l'esperienza perfetta. E Marcolino c'è, Marcolino c'è. Ciao Marco, complimenti per il tuo lavoro. Una curiosità, ti piace più Terra d'Hermes o Prada Luna Rossa Black? Grazie mille. A me piace più Terra d'Hermes, se ti devo dire la verità. Prada Luna Rossa Black è un po'... Tutti Luna Rossa sono un po' scontatini. Buoni, ma Terra d'Hermes almeno è leggermente particolare. Buonasera Zi, buonasera. Come state? Tutto a posto ragazzi? Gentilmente da consigliarmi un profumo che sa di bosco? Un profumo che sa di bosco. Ti direi un profumo di Wiener Blut, si chiama Clubwasser. È un po' difficile da scrivere, si chiama Clubwasser scritto K-L-U-B, quindi club con la K invece che con la C di club, Club Wasser con la W, quindi acqua in tedesco, Clubwasser, W-Asser con 2S. Carlo, com'è il mare in Giappone? Allora, il Giappone conta che essendo dal basso verso l'alto è espanso, praticamente c'è Kulwasser, no, club, come club, come club, come club, ma con la K. E c'è praticamente qualsiasi cosa, si passa dall'Hokkaido, quindi la parte più a nord, che è praticamente montagna, freddo e gelo, a Okinawa, che è la parte a sud, al Kyushu e tutta quella parte invece più calda e quasi tropicale. Quindi c'è un po' di tutto, è quello il bello del Giappone, ma alla fine è un po' anche l'Italia, potenzialmente così, lì ancora di più. E quindi c'è un po' di tutto. Il mare, ovviamente, più scendi giù, più è diverso, non è proprio mare, ad esempio a Tokyo se tu vai, non è che c'è il mare, se tu vai verso il basso, che c'è ad esempio a Kamakura,
trovi diciamo tutta zona di mare, comunque si può fare un po' il bagno, c'è l'oceano eccetera, ma è un'altra cosa. Okinawa invece è pazzesco, io devo ancora andarci ma non vedo l'ora. Se tu cerchi su Google Immagini Okinawa vedi quelle cose pazzesche. E dove è stato inventato il karate? Esatto. Club. Ok, perfetto, ho sbagliato io, figurati. Grazie per la tua risposta. Cosa consiglieresti come profumo da 80 euro massimo? Ti direi Armaf Club de Nuit Intense. Tra l'altro, ragazzi, mi sa che il mio nuovo brand preferito di profumi è J-Scent, a proposito di Giappone. È un brand giapponese ed è pazzesco. Sono profumi molto intimi, molto giapponesi, ma io ne ho un paio e mi piacciono tantissimo. Almeno per il momento, poi ovviamente i gusti continuano a cambiare. Tra l'altro guardate cosa mi è arrivato oggi. Due prodotti che quando mi chiedono Marco ma quali sono i sieri che consigli per i capelli, questo è il siero che utilizzo io, non è assolutamente sponsorizzato, l'ho trovato su Amazon e lo utilizzo e ogni persona a cui l'ho consigliato si trova benissimo, è un all-in-one, è un siero per prevenzione caduta dei capelli. Io praticamente sono andato a vedere cos'è che aiuta per la caduta dei capelli, anche tipo il siero che prende Brian Johnson, e ho tolto tutte quelle cose che in realtà sono tipo troppo mediche, come il minoxidil o la finasteride, e le altre cose ho cercato un prodotto che le contenesse un po' tutte ed è questo. Sereno repens, cheratina, caffeina, biotina, zinco, tea tree, rosmarino, resveratrolo, ortica, fieno greco. Cioè più di così, tutto quello che serve è qua. E invece un'altra cosa che ho visto consigliato, sempre made in Japan, a proposito di Giappone, è questo qua, che si chiama Goshi, l'ho comprato, costa un po' perché ho dovuto importarlo, scusate, ed è un panno giapponese che dovrebbe fare tipo da mezzo scrub e dovrebbe essere super esfoliante, perfetto tipo per il corpo, per la pelle. Proverò. Mi è arrivato oggi. Ciao Marco, non so se ti ricordi di me, sono Michael DG. Oddio, non detta così, non lo so, magari se vedo il profilo è un'altra cosa. Ti spaventa viaggiare da solo? Ciao Alberto. Allora, spaventa no, ma ovviamente è paura, sì, in effetti è paura, ma allo stesso tempo è emozione, perché conta che la paura arriva nel momento in cui non sai cosa può accadere, il che significa libertà. Se non sai cosa può accadere, vuol dire che sei libero, che sta per accadere qualcosa che non hai mai visto prima, quindi è uscire un po' dalla zona di comfort. Quindi in realtà è sì paura, ma è anche emozione per quello che sta per accadere. A livello di sicurezza, no, tendenzialmente non ho questa paura, a meno che non vado proprio in posti incredibilmente difficili o pericolosi. Ciao Marco, una domanda un po' più profonda. Come vedi il passare del tempo, l'aumento dell'età? Ciao Clean Man. Allora, la vedo come una cosa inesorabile in realtà, quindi è qualcosa che semplicemente va accettato. Poi uno invecchia in modo diverso, cioè ognuno invecchia in modo diverso. Quindi quello che si può fare, anche adesso questo trend della longevità, è semplicemente cercare di ridurre il più possibile il morire ogni giorno, perché ogni giorno noi facciamo un passettino sempre di più, no? Verso la vecchiaia, verso la morte, e quindi è evitare che accada così velocemente. Quindi quello che si può fare è solo quello, per vivere bene e per cercare di invecchiare nel migliore dei modi. Secondo me al giorno d'oggi con l'intelligenza artificiale, quello che sta accadendo nel mondo, non si sa per quanto vivremo e non si sa come vivremo. Ma alla fine io non lo vedo tanto come un problema. Cioè io sono nostalgico, mi piace ricordare i tempi passati, ma non li rivivrei. Nel senso che ok, bello il periodo della scuola, ma non è che tornerei a scuola. Ok, belli i 20 anni, ma quando ho fatto tutti i 20 anni, adesso iniziano i 30. Cioè ogni fase della vita ha qualcosa di bello da esplorare. Quindi non ho questa paura delle vecchiaie, anche perché alla fine è bello esplorare ogni parte della vita e nel momento in cui sono più anziano, anche per come si è fatti, tendenzialmente anche per il mio lavoro si è quasi un po' più rispettati. Quindi potenzialmente la vecchiaia può aiutare in alcuni casi.
Blast, io sono dell'idea che se hai i capelli a posto meglio non mettere cose, non si sa mai. Non sono d'accordo, sono più d'accordo che prevenire è meglio che curare. Quindi l'idea è iniziare a utilizzare, cioè a prevenire, siccome l'alopecia androgenetica in realtà colpisce l'80% degli uomini, quindi non vuol dire che uno diventi pelato, ma una leggera di può accadere. E quindi meglio prevenire, piuttosto che quando ormai è già iniziata, è già tardi, magari non te ne sei accorto, è meglio farlo appena sei a posto. Invece cercando di mettere la testa a struzzo sottoterra e far finta che non esista il problema o quando sarà il problema arriverà, quello non è, secondo me, la cosa migliore. Ciao Marco, come stai? Tutto a posto? Marco, come stai? Stasera sono in ritardo, mannaggia, me l'aspettavo più tardi live dopo quella della scorsa volta, mi è spiazzato. Infatti ho cercato di farla prima, ne ho approfittato per far asciugare i capelli in live, così poi facevo i video. Devo ancora fare i video, penso un po' per YouTube, per TikTok, eccetera. Marco, sono un po' in difficoltà. Devo a fare la skincare, quindi volevo chiederti che prodotti dovrei comprare per la mia pelle. Pensa che il video che devo fare dopo per il canale YouTube è la skincare routine. Quindi uscirà un video apposta in cui ti farò vedere questa cosa. E uscirà no, o venerdì o sabato. E comunque tendenzialmente se devo darti una cosa al volo, l'importante è utilizzare alla mattina un cleanser per pulire, una crema idratante e un SPF. Alla sera cleanser per pulire, un siero in base al tuo tipo di pelle e una crema idratante. Basta. Poi il resto è tutto extra. Angioletto TV. Ciao Marco, sto leggendo Un'anima sconfinata di Michael Singer. Lo conosci? No, non conosco. Non conosco. Giuseppe Delg, ogni quanto fai live? Ultimamente da 2 o 3 settimane che le sto facendo, sto provando questa cosa di farle ogni martedì sera. Ogni martedì, esatto. Azzarro Purom, troppo da vecchio? No, non c'è un profumo troppo da vecchio, può avere magari un'energia più matura, più classica, ma non vuol dire che sia da vecchio. Ci sono profumi che sono anche vecchio stampo, come The Dreamer di Versace, che però se indossati nel modo corretto sono molto eleganti. Right, ok Marco, grazie mille, ma figurati. Andrea, alcuni consigli per spendere poco se si prenota una vacanza. Ciao Andrea, allora, cioè, quello che io faccio è, per spendere poco, cioè, avere flessibilità, cosa che ovviamente è difficile poterselo, cioè non tutti possono permettersi questa cosa in base al lavoro che fai. Io per fortuna lavorando online mi gestisco un po' il tempo, quindi ho più flessibilità nel scegliere le date che costano meno. Quindi a me non importa a volte di dover per forza andare nel periodo in cui vanno tutti, perché so che è il periodo che costa di più. Quindi flessibilità. Poi la cosa che faccio io è cercare delle occasioni, quindi tendenzialmente Airbnb, Skyscanner sono le cose che guardo di più per le occasioni. Non ad andare in catapecchie o altro, però se si può essere più frugali mi godo anche di più la vacanza. Poi vedo che ci sono alcune vacanze in cui vuoi spendere, ma preferisco, diciamo, risparmiare sulle cose su cui posso risparmiare e quelle in cui voglio spendere posso spendere. E poi, altro consiglio è viaggiare in due, se puoi, perché in due alla fine dividi i costi di tantissime cose. Ultimamente quando viaggio, ad esempio con Claudia, siamo andati adesso a Capodanno a Vienna e il fatto di avere la benzina diviso in due, l'autostrada diviso in due, il prezzo dell'Airbnb diviso in due, insomma, sono piccole cose che comunque aiutano. E poi, se non è una ragazza o un partner, comunque un amico o un fratello, insomma, quello che è. E poi, boh, poi non mi viene in mente niente. Comunque sono queste più o meno le cose. Ah, se siete giovani, c'è la carta giovani. Date un'occhiata alla carta giovani europea perché avete anche degli sconti su varie cose. Sto usando lo shampoo della Shea Moisture, quella super idratante. Ho notato che hai bisogno di più acqua a sciacquare via lo shampoo, o sbaglio? Però mi rende i capelli molto morbidi, mi sta piacendo. Sì, perché è un po' più oleosa, però insomma ci sta. Alcuni consigli per scaldare la voce la mattina per cominciare qualche esercizio semplice. Ciao Via, secondo me un semplice humming può bastare, quindi queste cose qua.
puoi fare un brrrr, ci sono vari esercizi, ma trovi anche su internet, ad esempio se vai su YouTube, scrivi 5 minuti vocal workout e trovi subito. Grazie, ma figurati. Claudia, è la tua ragazza? Sì. Sto leggendo i pensieri di Marco Aurelio. Cosa ne pensi? Sto leggendo lo stesso libro. Ti sta piacendo? Io sono quasi alla fine. Grazie, grazie a te Andrea. C'è il rischio, Alberto, c'è il rischio di diventare schiavi delle pratiche spirituali? Secondo te è importante avere una routine spirituale? Ciao Alberto, no, schiavi no, perché è proprio l'obiettivo delle pratiche è proprio di liberarti sempre di più da qualsiasi compulsione. Se stai diventando di un schiavo di una routine spirituale, vuol dire che stai prendendo quegli esercizi in modo sbagliato, nel senso che non sono esercizi, ma è una pratica. Quindi non importa la task della pratica, ma importa cosa accade durante la pratica. Quindi va bene fare la routine, ma l'importante è cercare di, cioè metterlo magari come priorità, quindi più che routine, metterlo come priorità e vedrai che comunque avviene. E poi il resto, quello che accade, accade, ma qualsiasi cosa non deve essere una cosa che ti blocca. Angeletto TV, Marco, volevo chiederti questa cosa. Da mesi che medito seriamente ogni giorno, ogni mattina, però ultimamente sto notando che sta diventando una cosa monotona e che non mi dà più lo stesso effetto di beneficio. Hai qualche consiglio? Ciao Angioletto, è come qualsiasi cosa. Probabilmente è la risposta che stava dicendo il ragazzo anche prima. Si rischia a volte di renderla una routine, una task. Quindi adesso io non so che tipo di meditazione stai facendo, magari non stai facendo il tipo di meditazione, diciamo, più adatto a te o più adatto al tuo caso, ma in ogni caso, se stai facendo la cosa corretta, non è una routine, ma è un momento in cui sei staccato, un momento in cui sei te stesso, sei staccato da ogni compulsione, da ogni legame e quindi non è che diventa tipo una cosa a cui togli il beneficio perché diventa monotono, è un po' come la doccia, non è che non può diventare monotona la doccia, si fa e basta. Ciao Marco, pareri su Bentley Momentum e Nautica Voyage? Non vado matto Valerio, sono un po' datati secondo me. Hai capelli simili ai tuoi ma sono stempiato. Ciao Michele, devi fare allora delle cose come questo qua oppure altre cose di cui parlo? Va bene, grazie, figurati Angioletto. Best, senza doccia non vivo. Beh. Ma nemmeno gli altri attorno a te se non ti fai la doccia. Michele, l'ho quello. Ah, caspita, ce l'hai? Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, dipende dal tuo tipo, non ho idea di come sei, però sicuramente se fai tutte le cose fatte bene, magari qualcosa aiuta. Se no, prova a sentire un dermatologo o un tricologo che magari sa consigliarti qualcosa. Se sei tipo già tanto, tanto, tanto stempiato da tempo, magari ci vuole tanto tempo per recuperare o ci vuole un po', o magari qualcosa di più strong. Però per il mantenimento, secondo me, questo, più magari dei massaggi e la routine corretta, eccetera, eccetera, sono già più che sufficienti. Gli ultimi 5 minuti, ragazzi, e poi inizio a fare video. Alberto, grazie, grazie a te, figurati. Alberto, quante lingue parli? Allora, al momento italiano. E fin qua non c'è nulla da ridire. Inglese. E fin qua siamo a posto. Tedesco, più o meno, perché abito sul lago di Garda e diciamo che qua ti insegnano il tedesco come ti insegnano l'inglese, fino a quando sei alle medie, perché è un posto molto turistico e i primi lavoretti che ho fatto qua, semplicemente stagionali, come tutti, la lingua che si parla è quasi sempre il tedesco. E in più l'ho fatto anche al liceo, ho fatto il liceo linguistico. Il francese, anche lì perché ho fatto il liceo, perché sono andato, ho fatto lo scambio in Francia, ma non così bene, non lo parlo così bene, però lo capisco bene. Spagnolo ho imparato un po' per conto mio, non riesco a fare discorsi completi, ma non ho troppi problemi.
perché ho fatto tantissimi viaggi, ho avuto un'ex ragazza che era anche, ha vissuto in Messico, quindi sono andato in Messico con lei, poi tutti i concorsi che ho fatto ero sempre circondato da gente latina, tanti amici latini, latinoamericani, quindi diciamo che con lo spagnolo va bene. E adesso sto imparando il giapponese, per il Giappone, da un annetto circa sto studiando tutti i giorni il giapponese. E poi vabbè, quando ero al liceo studiavo latino e basta. Queste sono un po' le lingue, ecco. Il mandarino non l'hai ancora provato? No, però conta che il giapponese ha una bella parte di vocaboli, un alfabeto, che sono i kanji, che arrivano dal cinese, quindi una volta imparati lì non è la stessa cosa del mandarino, però ha, a grandi linee qualcosa magari si può capire. Scritto. Hai 3 consigli per ridurre lo screen time, sono sulle 4-5 ore giornaliere e vorrei scendere. Ciao Giuseppe, toglierti la possibilità di utilizzarlo in quei momenti in cui lo usi. Ad esempio, se lo utilizzi tanto la mattina, quindi la mattina ti svegli e lo usi, scaricati l'app, quella che ti ho detto, OneSec, che ti impedisce di usarlo, oppure semplicemente spostati il telefono da un'altra parte o sostituiscilo con un'altra routine. Io la mattina appena mi alzo, la prima cosa è aprire il libro, quindi ho tolto quella cosa lì. Accorgiti dei momenti in cui lo utilizzi e semplicemente sostituiscilo con qualcos'altro, quindi creati un sistema che ti impedisce di usarlo. Sto cercando di imparare l'inglese. E beh, ci sta, l'inglese è utilissimo, anzi è essenziale. Tu hai origini dall'est, vero? Ciao Alberto, sì, ho mia madre che è bosniaca. Io no, cioè io sono italiano, però ho mia madre che arriva dalla Bosnia, anche se in Italia da una vita. E mio padre è italiano, quindi qualcosina di slavo o qualche rimasuglio a capirlo ce l'ho, a parlarlo no. Carlo, che lavori stagionali hai fatto? Ciao Carlo, avevo fatto... Ti dico tutti i lavori che ho fatto? Ho fatto, prima di lavorare come content creator, ho lavorato in un campeggio, 5 stelle. Ho lavorato da MediaWorld, ho lavorato da Primark, ho lavorato in Apple Store, l'ultimo lavoro che ho fatto, il più bello secondo me. Ho lavorato per brevissimo, ho provato, ero assicuratore. Ho provato consegna pizze, ho consegnato pizze per un periodo. Ho fatto il buttafuori, ho fatto il ragazzo immagine, ho fatto il modello, ho fatto tante cose. Marco, com'era la scuola per te? Non me la sono mai vissuta tanto bene, non me la sono mai vissuta tanto bene, non mi è mai piaciuta, andavo lì e non ho mai avuto una compagnia di amici. L'unica scuola che mi era piaciuta era le elementari, dalle medie in poi brutta, anche perché io alle elementari avevo un gruppo di amici con cui mi trovo bene, la mia classe l'adoravo, e poi alle medie li hanno spostati tutti nella stessa classe e io da solo, insieme a un'altra persona, in una classe con gente che non conoscevo. E quindi trauma anche lì. Però siccome facevo nuoto e alle medie questa roba qua, poi al liceo ero l'unico maschio, perché ero l'unico maschio tra tutte donne, non me la sono mai vissuto bene, non mi interessava, l'unica materia che mi interessava era filosofia e basta. Lo facevo, ma non facevo neanche i compiti, studiavo, non neanche studiavo perché stavo attento in classe, mi bastava e i professori sapevano che non facevo i compiti, ma tanto prendevo voti decenti perché comunque stavo attento in classe e facevo nuoto, quindi tornavo tutti i giorni a casa tardi, quindi neanche io, cioè lo sapevano che non facevo i compiti, non c'era problema per loro. Non me la sono vissuta benissimo, ecco, non ho questi grandissimi ricordi. Come va con la box MMA? Ciao Giuseppe. In realtà l'ho interrotta perché se vado adesso in Giappone non volevo iniziare a fare metà anno e in più avevo già tanti impegni, quindi al momento l'ho interrotta l'arte marziale. Hi bro, hi, how are you? Ciao Marco, vorrei provare Dior Oud Hispano, ma non lo trovo nelle profumerie. Lo trovi in Rinascente a Milano. Tua opinione? Immaginati il classico accordo rosa e oud, molto arabeggiante, però molto pulito, elegante. Fortissimo. Ciao Leonardo, come stai ultimamente? Io tutto bene, dai, pieno, pieno, pieno in questo periodo. Sto cercando di organizzare bene il viaggio in India, sto cercando di organizzare bene il viaggio in Giappone,
quindi problemi col passaporto, il rinnovo, un bel po' di pensieri, ma in qualche modo si fa. Sabato sera devo scendere giù a Latina. C'è qualcuno di Latina? C'è qualcuno di Latina, vi prego, che può ospitarmi venerdì sera, la notte, perché non so che fare. Ho come si chiama? Un battesimo e dovrei, dato che è lontanissimo per me, devo dormire lì da qualche parte. Ciao Marco, secondo te è possibile iniziare la carriera da modello a 23 anni? Certo. Oddio, alle medie pure io ero completamente da solo. Zero compagni elementari. Ecco, perfetto. Mi capisci allora. Delle elementari, sì, esatto, mi capisci. Via 08, Marco, qual è il tuo sogno nella vita? Ciao Via 08, ti dico la verità, da quando ho iniziato yoga non ho più sogni. Prima avevo dei sogni, poi mi sono accorto che erano un po' tutte compulsioni, erano tutte dati da traumi, erano tutti un po' particolari e da quando ho iniziato il mio percorso interiore di meditazione, più che sogni seguo un po', cioè cerco di dare il massimo oggi con quello che ho e di unire i puntini all'indietro, invece di cercare di proiettarmi avanti e cercare di arrivare lì in qualche modo, semplicemente guardo quello che ho oggi qui davanti e faccio quello che voglio fare oggi, con piccoli obiettivi comunque, ma senza distruggermi con sogni. Diciamo che se devo immaginarmi un sogno, probabilmente è il cercare di dare una mano all'umanità in qualche modo, cioè spero in futuro di riuscire in qualche modo a essere ehm, utile per l'umanità, per l'essere umano. I'm in a very bad situation. I hope for some moral support or any words. I'm going to lose my mind. I'm literally thinking about atheism. I saw a live broadcast and I wanted to say this. I understand it. I understand it totally. So try and DM me privately on Instagram and I will try to help you. Francesco, ciao Marco, fare ulteriori video sulla tua hair care routine? Ciao Francesco, probabilmente sì, anche se ti dico la verità, ho non spostato perché comunque li continuo a fare anche su questo canale, ma ho creato un canale separato, so che è in inglese ma ci sono i sottotitoli ed è un inglese molto semplice quello che parlo, in cui parlo esclusivamente di cura esteriore. Ne ho fatto sia uno di cura interiore, sia uno di cura esteriore. Quindi ho fatto a breve, tipo neanche un mese fa, un video sulla mia hair care routine o comunque come non perdere i capelli, qualcosa del genere. Comunque ne parlo tanto anche su quel canale lì. Quindi se ti interessa l'ambito cura esteriore, è lì. Comunque non è cambiata tanto la mia hair care routine, rimane più o meno sempre la stessa. 2 docce a settimana per i capelli, con la doccia fredda alla fine. Shampoo, la prima doccia, eh, shampoo 2 volte, balsamo, come si chiama? Il pettine, e poi i prodotti di styling per asciugare e non asciugo. Seconda doccia, idem, ma al posto del balsamo la maschera. Giuseppe, anche te hai iniziato a fare skincare? Io a 17 anni sto iniziando questo percorso di miglioramento, solo che, come ti ho detto prima, non riesco a occupare pieno le mie giornate. Ciao Giuseppe, io penso di aver iniziato anch'io intorno ai 17-18 anni con la skincare, quando ho iniziato a cercare di migliorarmi a livello esteriore. Solo che, come ti ho detto prima, non riesco a occupare appieno le mie giornate. Beh, ma è normale, devi crearti un sistema e arriva pian piano, ai 17 anni. L'importante è che adesso ti concentri sul migliorare. Francesco, grazie mille, super disponibile come sempre, ma figurati. Luca, la tua vita sociale dopo il tuo risveglio spirituale è cambiata? Frequenti le stesse persone di prima? Sei diventato più solitario? Sono diventato molto più solitario, passo tanto tempo da solo. Praticamente conta che ci sono giorni in cui neanche apro bocca, praticamente. E... Però non ho nessun problema con le persone. Addirittura a volte capita, cioè più che altro esco meno, ma non ho problemi con le persone, anzi ho meno problemi con le persone di prima. Quindi sono amico con tutti, con tutte le persone sono a posto, quindi semplicemente esco meno.
un po' perché prima uscivo più per compulsione, per bisogno di cercare qualcosa da fuori, adesso non mi serve tanto. Marco, nonostante io stia bene da solo, come mai ho così tanto bisogno di una compagnia femminile, anche se so benissimo che dovrei imparare a stare da solo? Ciao Angioletto, in realtà non c'è nulla di male nel volere una compagnia o un partner. Semplicemente un conto è avere un mondo, un tuo mondo, migliorarti e stare bene da soli, ma non vuol dire che tu non possa stare bene anche con qualcun altro. Anzi, se stai bene da solo, vuol dire che poi anche con qualcun altro è più probabile che impari a star bene. I'm 5'7". Is it any chance for me to be a model? Why not? Of course, you just need to find the right agency for you. Via Zerotto, secondo me avere dei sogni, almeno uno, è importante per l'essere umano e per vivere con motivazione, avere uno scopo nella vita. C'è una canzone che diceva per sopravvivere ti basta un sogno. Eh, non sono super d'accordo, però diciamo che a livello sociale può aiutare, ma penso che essere legati a un'idea nel futuro, quindi nella propria testa, e basare le proprie azioni di ogni giorno solo su quella cosa lì, o comunque come priorità, almeno a me non ha funzionato, mi creava solo disagio e ansia, anche se non me ne ero accorto, fino a che ho scoperto che si può vivere senza. Il che vuol dire, non vuol dire che non avere un sogno sei lì a non far niente, vuol dire semplicemente che impari a star bene ora senza il sogno e se stai bene fai le cose fatte meglio, quindi per assurdo quel sogno lo raggiungi prima, se c'è un sogno. Bless, più che altro è difficile trovare ragazze se non hai molti amici e non vai tipo in disco e posti del genere. Allora, in disco e in posti del genere non trovi un partner, trovi solo gente che è lì per sfogarsi e quindi non cercarlo. Ho fatto un video anche a riguardo sul come cercare l'amore e è qualcosa che non devi cercare. Quando arriva nel momento giusto, stai tranquillo che arriva, non devi preoccuparti. Bisogna semplicemente uscire più spesso in luoghi di nicchia, secondo me. Sì, esatto, tu vai avanti con la tua strada e trova il tuo mondo. Nel momento in cui inizi in automatico a conoscere gente nel tuo mondo, nel tuo lavoro, nelle tue cose, nelle cose che già frequenti di tuo, senza sforzarti, troverai gente che è già simile o affine a te per quella cosa lì. Ecco, il primo passo è uscire, ma avviene in automatico nel momento in cui fai la tua strada, perché poi le trovi nella tua strada, sulla tua strada. Va bene ragazzi, io inizio a salutarvi perché inizia a essere un po' tardi, devo fare i video, quindi rimango l'ultimo minuto per salutarvi, rispondere alle ultime domande e poi per qualsiasi cosa scrivetemi in privato. Via, condivido la tua opinione, anche secondo me vivere concentrandosi esclusivamente su un obiettivo è sbagliato. Secondo te essere alto 1,80 minimo. Secondo essere alto 1,80 minimo, missione fallita. No, non devi preoccuparti. Ognuno ha la sua. C'è quello che è alto 2 metri e ha problemi in altro, quello che è alto 1,40 e ha problemi in altro, quindi non basarti su queste cose perché non c'è una persona giusta. Il problema è che vivi in un paese davvero piccolo. Vabbè, ma ci si può sempre comunque spostare, anche se inizio ad apprezzare anche la cosa del locale, ragazzi. Ricordatevi che il locale, c'è un motivo per cui si è nati in un posto, secondo me. Giuseppe, che video stai per fare? Devo fare i video, quello che dicevo sulla skincare per questo canale, e poi devo fare i video per gli altri canali e dei video per TikTok, quindi per i contenuti brevi. Buonanotte Marco, al prossimo martedì, buonanotte via. Pure io abito in un paese piccolo, ma anch'io abito in un paese piccolo, è difficile che qualcuno abiti in un paese così grosso. E in realtà con internet alla fine queste cose un po' si sorpassano. Hai mai letto il codice dell'anima di Hillman? No, non l'ho mai letto. Ragazzi, per qualsiasi cosa scrivetemi su Instagram, grazie mille per il supporto. If you have any question guys, leave a comment down below or you can DM me privately on Instagram. Thanks for the support, grazie mille per il supporto ragazzi e ci vediamo alla prossima live di martedì prossimo o comunque potete scrivermi quando volete. Marco, medical black belt, is it good to use to keep back straight or is it harmful? Medical black belt, is it good to use to keep the back straight or is it harmful? It really depends on your situation, but I think if you do something
with moderation. Everything can help or everything can harm you. So just use it with moderation, try and see if you already have it, or just make some research or ask your doctor, but in my opinion, it wouldn't harm that much. Thanks guys for the support. Grazie Giuseppe. Ciao ragazzi, buonanotte. Thanks guys. Good night. Have a great night. Buonanotte ragazzi.